Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social, questo è l'oroscopo settimanale dal 2 all'8 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad inquadrare la settimana e in generale vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta abbiamo queste nuvolette. Le nuvolette portano un po' di confusione e di incertezza e anche instabilità emotiva. Magari ci sono delle situazioni che devono essere tenute sotto controllo oppure altre che abbiamo maggior bisogno di riflettere. Le nuvole spesso si frappongono tra noi e quello che stiamo osservando e allora quindi non abbiamo chiarezza. Quindi prima di comunicare, di intervenire nelle varie circostanze, soprattutto quelle relazionali e sentimentali, meglio diciamo aspettare un attimino. È vero che la confusione e l'incertezza può andare anche a offuscare la nostra razionalità, però qualcosa dovrebbe chiarirsi. Già nel corso della settimana abbiamo queste cicogne. In che modo si chiarisce? Perché questa porta cambiamento, porta delle notizie, delle risposte, delle verità che stiamo cercando, un qualcosa che arriva da lontano, ma in che senso? Anche provenire da persone che non sentiamo da un po' di tempo, oppure può essere un nuovo incontro, anche qualcosa che ha a che fare con partenze, ritorni, con i viaggi. Forse ci sono delle cose che dobbiamo sistemare, dobbiamo fare proprio in questo momento e allora ecco che arrivano finalmente delle notizie, delle informazioni e anche dei cambiamenti. Alcune cose possono toccare le cose più pratiche del lavoro e delle finanze, anche delle amicizie, delle persone più importanti per voi. C'è qualcuno pronto ad aiutarvi, a infondervi sicurezza, non solo aiuto, sostegno in senso lato. Ricordo che la carta del cane ha a che fare con la fedeltà, con l'impegno e la costanza, quindi non solo il riferimento a una persona, però potrebbe essere anche la vostra stessa energia e quindi continuando ad insistere, continuando ad essere fedeli a voi stessi, alle vostre idee e a quello che state facendo, dovete solo avere pazienza, continuare in questo modo e riuscirete sia a fare qualsiasi cosa, sia a risolvere qualsiasi problema. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di aria, gemelli, bilancia e acquario. Abbiamo anche un po' quelli di terra, toro, vergine e capricorno. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ricordo che alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Perché qualcuno potrebbe anche non essere interessato proprio all'amore in questo momento, diciamo, però meglio darci sempre un'occhiata. Narciso, già dire questo nome è molto particolare perché spesso ci viene in mente il fatto di avere a che fare con persone narcisiste. Spero che non sia assolutamente il vostro caso, perché in un certo senso questa carta parla comunque di volubilità, di cose che sono tanto legate a un atteggiamento un po' o infantile o comunque in forte indecisione. Infatti non a caso abbiamo la carta delle nuvolette, quindi vuol dire che o una persona in qualche modo ha degli atteggiamenti un po' troppo volubili, un po' troppo a volte infantili, o avere dei sentimenti e
una modalità di azione un po' troppo incerta e titubante. Di contro, ovviamente parliamo anche dell'eccesso, se avete a che fare con una persona narcisista, allora sapete benissimo che cosa aspettarvi. Provocazioni, oppure egoismo, vanità, illusione, manipolazione, inaffidabilità, superficialità, eccetera. Quindi un conto è immaturità, diciamo quasi tenera a volte, invece un conto è un atteggiamento un po' più tossico. In effetti lo vediamo anche da questa carta digitale. Consiglio sempre di ascoltare perché dovete adattare a quello che state vivendo. Non tutti del Toro, diciamo, vivono la stessa vita e quindi magari, per alcuni che vivono le situazioni un po' più difficili, questa settimana potrebbe chiarirvi, delle idee, cercare anche di trovare delle soluzioni. Ci vuole prudenza, ci vuole pazienza, perché diciamo l'amore comunque è complesso in tutte le sue forme, e questo biancospino ci sta dicendo proprio prudenza, perché se avete paura di dire qualcosa, se, magari c'è incostanza nelle attenzioni, allora ecco che bisogna muoversi pian pianino. Ovviamente dipende in che situazione vi trovate, quindi abbiamo visto le vostre energie principali, c'è un qualcosa che può portare rinnovamento, nuova, fiducia e un po' più diciamo di serenità, ci sono altre situazioni, come vi dicevo, che le cose vanno a chiarirsi e l'idea del rinnovamento potrebbe aprirvi a nuove situazioni, e questo lo dico soprattutto per i single. Come distacco, come comprensione della persona con la quale avete a che fare è importantissimo, e forse proprio questo vi può far mettere da parte una certa situazione e aprirvi delle altre, oppure sapere di avere a che fare comunque con questa situazione e magari trovare la soluzione giusta, prima di procedere, di scegliere, ecco, se rimanere o se andare avanti. E adesso andiamo a vedere cosa vogliono dirvi per le questioni più pratiche del lavoro, delle finanze. Abbiamo omaggio di preziosi, sempre molto positiva perché oltre a portare buone notizie, anche un appoggio, un sostegno, un dono, delle opportunità vantaggiose, ci aiuta a superare gli ostacoli e anche ad utilizzare al meglio le nostre capacità. Vuol dire che c'è una buona gestione del lavoro, delle nostre finanze. Qualora non dovesse essere così, queste vi stanno indicando di risparmiare energia, di concentrarsi solo sulle cose più importanti, quindi di concentrarsi nel gestire le proprie capacità, le proprie energie per non disperderle soprattutto perché magari c'è questo nemico ha a che fare sia con una persona che magari fa della strategia, oppure potrebbe essere un falso amico, magari qualcuno che vuole solo litigare, che è pettegolo, può dire delle falsità, magari c'è dell'intromissione, della rivalità, insomma dipende dalle varie circostanze. Può avere anche a che fare con una situazione che è un po' incerta e allora magari a livello burocratico, legale, oppure magari non sapete come risolvere qualche problema. Ecco, allora direi che nonostante tutto, queste carte puntano tantissimo sulle vostre capacità e quindi di riuscire a sfruttarle al meglio e che poi andrete a superare. Non solo, dipende da tutte le situazioni perché, ovviamente la nostra vita è costellata, del lavoro, degli altri impegni, magari di determinati obiettivi, e quindi queste carte fanno riferimento non solo al superamento, alla vostra bravura, però anche alla possibilità di contare sul sostegno di una persona affidata. E questo può essere utile soprattutto per chi è alla ricerca di lavoro. Ci sono delle novità, delle informazioni, delle
risposte in arrivo, anche delle possibili proposte, però magari o si deve superare un ostacolo, questa fase, oppure c'è ancora qualcosa di incerto, però loro vi stanno dicendo di continuare a procedere in questo modo, che siete nel percorso giusto e presto otterrete risultati. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!